Buonasera, da Casandrino Luigi Di Donato, sul banco 40 pollici Samsung, televisore di fascia Manghi cane, che è lo? Manghi cane, ma chi cazzo mi ha fatto farmi pigliare sto televisore a me? È un full LED con i LED che praticamente non esistono più diffusori sui LED e in più sono pure esauriti peggio di me. Manghi cane. Allora, il modello del televisore, vediamo un attimo, UE40 JU6072, visibilmente con i LED andati al creatore. Manghi, che ma io non saccio perché mangio questa rugna. Allora, diamo lo smontaggio, facciamo il lavoraccio con 33 gradi qua. Questo lavoraccio non ci voleva proprio, questa è una full LED, quindi è abbastanza rognoso questa retroilluminazione. Dice, ma tu perché non ti metti il condizionatore? Che se mette, chi è? No, è la lavatrice. Ho messo la lavatrice per i cagnolini, per lavare i tappeti i lettini, le cose dei cagnolini. Vedete? E stavo dicendo, se metto l'aria condizionata, già scambiano i negozi per la cantina di Zio Ciccio, se metto l'aria condizionata è la fine. Allora, tolto lo schienale, questo è l'interno del nostro Samsung 40 pollici. Vediamo l'alimentatore ben cotto, però questo non c'entra niente con i difetti, è una cosa di usura se vogliamo, di anni di funzionamento. Poi dite, io non faccio le cose professionali quando metti il condensatore in orizzontale. Vedete un attimino che non è bello vedere un componente in diagonale. In elettronica non esiste vedere le cose in diagonale, però la Samsung ha progettato questo condensatore un poco storto, non è bello da vedere. Comunque tecnicamente non cambia niente. Allora, praticamente dobbiamo accedere alla retroilluminazione con relativi rischi di rottura pannello, perdite di tempo, bar kit LED che non costa poco, in questo caso che è un full LED. Quindi andiamo con la rimozione di tutto ciò che può dare fastidio quando dobbiamo andare a smontare l'LCD davanti. Andiamo a togliere innanzitutto gli altoparlanti che chiaramente danno fastidio, che coprono la schermatura dell'elettronica del pannello. Quindi togliamo gli altoparlanti. Ecco qua, è uno. Poi andiamo a togliere i ricevitori, questo qua lo posso pure lasciare. Come già ho detto nell'altro video, io preferisco sempre togliere le flatte dal lato Ticon. Meno si tocca l'elettronica meglio è. Attenzione, questa è una zona delicatissima, piano piano sfilate le flat, ok? Togliamo l'elettronica con il nostro avvitatore originale cinese in vendita nel mio negozio eBay. Questa sembra un'operazione abbastanza rischiosa, non solo per la rottura dell'LCD ma anche per la rottura della, a parte la rottura di cazzo, ma anche la rottura delle flat, ok? Allora, l'elettronica fortunatamente non è incollata, è solo incastrata sotto questi fermi qua, quindi non è molto difficile andare a sganciare l'elettronica dal telaio. Le flatte le abbiamo tolte, niente, andiamo solo a sganciare l'elettronica e andiamo avanti a rimuovere la cornice con la crocca, piano piano facendo la massima attenzione. Allora, con la massima calma andate a sganciare man mano la cornice, questa qua nera, dal telaio. Io qua c'ho una sola mano che purtroppo con l'altra devo mantenere il telefono, quindi non è semplice farvi vedere come si fa. Non ho preso l'accrocco, ho preso il mio cacciavite originale cinese, eccolo qua. Piano piano, vedete che quando vedete questi fermi qua, vedete? Attenzione sempre con la massima calma, specialmente negli angoli che è il punto più delicatissimo. Guardate, poco occupata ternia, devo lavare con una sola mano qua, come già fa. Ecco qua, piano piano, quando vedete questi rialzi qua che tengono bloccati la cornice, man mano la sganciate, ok? Non è difficile, però non forzate niente, che si è spaccato il pannello, facciamo come credo punto, ok? Attenzione che proprio sotto avete il pannello LCD, quindi con la massima calma e la massima attenzione senza fretta, perché se non vedi il pannello dopo mi maledite e io bacante già va che buona carica, ci vogliono solo le bestemmie altrui. A questo punto vedete la cornice libera, attenzione alle flat, non fate prendere le strappi alle flat, che se si rompe una flat di questa qua è la stessa cosa di dare una mazzata sullo schermo, non cambia perfettamente niente, quindi attenzione, sganciamo dallo chassis pure l'altra flat. Allora io nel mio caso vado a girare direttamente, o alzo tutto e l'LCD rimane sul banco, non lo so se è incollato oppure no, penso di no,
oppure vado a girare tutto, ma è molto pericoloso perché si può flettere al centro, quindi si può spaccare. Personalmente preferisco l'opzione B. L'opzione B, manchica, Gesù Giuseppe Sant'Anna, che è sto burrello, manchica. Ecco qua, piano piano, io piano piano. A posto. Vediamo un attimino se riusciamo a vedere se è libero. Sì, a posto, manchi. Quando sento questo rumore delle flat sono terrorizzato perché ci vuole la massima delicatezza, ok? Oh, errate pure esse, errate. Animale, dove sei andato? Brutta bestia. Allora, arrivati a questo punto, praticamente dobbiamo rimuovere la guida dell'LCD, questa qua che è incastrata all'interno, in questo caso un po' all'esterno, un po' all'interno del telaio. Piano piano, a intuito, riuscite a capire come si toglie. Togliete questo e poi togliamo i pannelli diffusori. Vedete che su questo modello dovete sganciare da sotto qua questa linguetta, vedete la sganciate e la cornice si alza. Quando si può, sembri un topo, sembri con quelle orecchie, animale! Ok, una volta sganciata la guida, la togliamo dal telaio, mettiamo in un posto sicuro, non mancano le zanzare. Alziamo qua, oh mamma, ma è checca! Voglio, non si è salvato un LED, niente, nessun diffusore, tutti i diffusori non stanno più sulla barra, sono cascati tutti quanti, vedete? Ora dobbiamo togliere i cosi qua, i distanziatori, basta solo, si deve solo ruotare e tirare, ruotate e tirate. Allora vedete che su questo modello il foglio riflettente non sta posizionato sopra ma sotto le guide, che queste divise, pure queste guide qua sono divise in 4 parti, ok? Ho tolto il distanziatore, ora vado a togliere il foglio riflettente. Allora a questo punto ho tolto quella sorta di cornice e tolgo, ho dimenticato, a questo punto ho tolto la cornice, andiamo a togliere il foglio riflettente, ecco qua. Allora, come vediamo sono 1, 2, 3, 4, 5 barre divise in due, vedete, sono due segmenti che si uniscono poi sul telaio, sullo chassis. Io posso pure provare ad accendere adesso, senza il pannello LCD, non va in protezione come i Sony. E vediamo la schifosissima luce, prevalentemente blu, qualcuno non si accende proprio. Vabbè, LED da sostituire. Allora cominciamo con il separare le barre. Come si fa? Io prendo questo cacciavite qua, vado al centro, però attenzione, togliete prima il connettore che alimenta, togliamo pure questo per l'alimentazione, che alimenta i LED, perché nel momento in cui io prendo il cacciavite qua e attaglio e vado a fare pressione su due linguette centrali per poi sganciare la barra, vedete? Io metto in corto, se c'è il condensatore carico, posso danneggiare la cosa, l'alimentatore, quindi attenzione. Ora abbiamo diviso le barre, ogni tanto entra qualcuno, e purtroppo una buona parte sono perdite di tempo inutili. Qua abbiamo questo nastro che io ho tagliato vicino alle barre in modo che posso liberare, vedete, altrimenti non si può sfilare. Come si sfilano queste qua? Cazzo. Allora, come si fa a sfilare la barra dall'alloggio qua dal connettore qua? Si devono sempre abbassare, vedete, ora vi faccio vedere un attimino, le due linguette. Io uso questa pinzetta qua, si abbassano le linguette e si tira in avanti. Attenzione perché mettete in corto, quindi togliete sempre il connettore, questo qua, che viene dalla scheda di alimentazione, ma non perché è alimentato, perché può essere che c'è qualche condensatore carico, quindi meglio evitare, ok? E queste qua sono le barre nuove, eccole qua, fresche arrivate, le ho fatte arrivare direttamente da Bolzano, non faccio il nome della ditta perché non voglio fare pubblicità a vuoto e per, cioè nel senso che non mi danno niente, quando mi danno qualcosa faccio la pubblicità, ok. Andiamo con la prima barra, vedete che c'è l'apposito incastro qua, quindi mettiamo prima il lato più largo e poi spingiamo in avanti, ecco qua, si è incastrata bene. L'altro segmento è questo qua con l'affare di colore nero qua, stesso discorso, prima c'è il buco largo qua, poi scendiamo e va dentro qua, e uno, così per tutte e 5. Allora ho finito di montare le barre, andiamo con il test, quindi se c'è qualcuno della Expo ASPO che mi sta ascoltando, se mi fate
qualche regalino, vi faccio la pubblicità. Dice, ma tu adesso hai fatto il nome dell'azienda, già l'hai fatta la pubblicità, ma basta che dica che dopo una settimana si sono spenti. Faccio la pubblicità inversa. Sto scherzando, vabbè. Comunque accendono regolarmente, ok? Andiamo a richiudere tutto. Allora, quando rimettete a posto i fogli diffusori qua, i foglietti di filtro, questi qua, attenzione al posizionamento, il foglio doppio sotto, questo qua più spesso, e poi vedete che vanno man mano i vari incastri qua, quindi deve andare perfettamente nell'incastro, altrimenti poi la guida sopra non va più, ok? Ok, vedete che non è molto semplice andare a incastrare questa cornice, che in certi punti va all'interno, in certi altri punti va all'esterno, quindi occhio, una volta che l'avete incastrato bene, passate sempre il dito sopra, vedete qua, ve ne accorgete subito se c'è qualche rialzo, deve dare il modo perfetto, altrimenti l'LCD si può spaccare quando poi mettete l'altra cornice sopra, ok? A questo punto io provo prima di mettere il pannello LCD, già ho acceso, che vabbè, poi c'è il solito, mi devo allontanare, il solito conflittone, LED, perfetto. Questa è una buona abitudine. Conviene sempre provare con il foglio bianco la retroilluminazione, mai dopo averlo chiuso, che c'è qualche imprevisto su cacchio, dopo dovete smontare di nuovo tutto. Allora, se è stato installato ad opera d'arte, potete anche premere sulla cornice, il pannello non si rompe, le ultime parole famose. Io preferisco sempre poi allineare tutto qua, tutta la cornice sul banco, perché un vetro bello dritto, quindi non c'è niente di più dritto di un bel vetro. Ok, vedete che è bello incastrato. Andiamo avanti con l'elettronica del pannello. La flat nella Ticon deve essere allineata in modo perfetto, ok, fino in fondo qua. Vedete che poi vi accorgete, perché quando abbassate l'affare qua, la letta sopra, la linea nera è bella allineata, quindi non c'è stato problema, almeno spero. Sembra un danno all'otto quando facciamo queste riparazioni, che purtroppo il rischio è sempre in agguato. Puoi essere bravo quando vuoi, il problema rottura pannello è sempre in agguato. A posto, in un primo momento ho visto una luce blu, questa è qua sull'articoletto, che cacchio, pure questa è blu. Ecco qua, questo non è il pannello, è il ricevitore, il joystick con il ricevitore che è appeso qua davanti. Ok, a posto. I LED hanno sempre un certo fascino, dite la verità. A posto, sto rifacendo la sintonizzazione, che il tesoro viene da fuori e non mi trovo con i mux di Montefaito, quindi vado a rifare la risintonizzazione. A posto, il tesoro è ripreso a funzionare regolarmente. L'unica cosa, come al solito, dobbiamo controllare la retroilluminazione. Qua l'LCN non l'ho abilitato, quindi ha messo i canali tra luce e vino. Ora sapete che faccio? Faccio il reset di fabbrica, quindi come abbiamo fatto l'altra volta facciamo info, menu, mute, power on e vediamo se va in modalità dei menu di servizio. Speriamo bene. Ecco qua, va. Ecco qua, opzioni, andiamo su, mettiamo ok, factory reset ok, ok, si spegne il televisore, si riaccende il televisore, ma non si riaccende più, e abbiamo fatto tutti i lavori inutilmente. Andiamo belli, eh? È ora di guardare la TV, seleziona il paese in cui si trova attualmente, Bulgaria, Croazia, Grecia, magari se si cresce. Con questo caldo, sto cazzo, Italia non c'è, vabbè, mettiamo Grecia, va. Antenna, ok, mettiamo solo digitale, ok, ricerca, ok, con selezionata Grecia ci troviamo pure con l'LCN, ok? Dai, facciamolo almeno per la fidanzata. Perfetto. Voglio, io ho finito. A posto, prima di chiudere il video chiaramente andiamo a ritoccare la retroilluminazione per controllare se casomai è a massimo. Vediamo un attimino solo a Bolzano si vedono queste cose. Retroilluminazione al 7%, vabbè, mi sembra un poco troppo poco. Questa volta non dobbiamo abbassare ma dobbiamo alzare un poco. 13, 12, va buoni. Ok signori, io vi saluto, tante belle cose. Luigi Di Donato di Casantino, iscrivetevi al canale, vedete che in basso a destra nell'angolino
ci sta un piccolo monoscopio, cliccateci sopra, vi iscrivete al canale, così vediamo altri video. Ok, a proposito, il kit LED del mio negozio